Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna in Acquario o Venere in Acquario. Andiamo a vedere quali sono i messaggi per te nei prossimi giorni, quello che devi sentire in questo momento. Questi sono dei video senza tempo, quindi quello che ti deve arrivare in questo momento, quel messaggio, quella parola, quella direttiva è quello che adesso ci andranno a dire gli spiriti dei tarocchi e degli oracoli degli arcani. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo con gli oracoli di una nostra sorella Antonella e sotto l'info box vi lascio la mail per poterla contattare se vi piacciono i suoi oracoli. Allora, vediamo qual è il messaggio che ti deve arrivare, che cosa ti vogliono dire gli spiriti in questo momento che guardi il video. Quali sono i messaggi per te? Si sono girate più di... Ok, quante carte si sono girate? Le lasciamo. Magia, magia, magia. Chiarimento. Crollo. Riflessione. Allora, stai vivendo un crollo nella tua vita o lo hai già vissuto? Un crollo di qualcosa. È successo qualcosa, sarà accaduto qualcosa che ti ha fatto scendere giù, quasi come se non ci credessi, quasi come che ti ha portato a riflettere su alcune dinamiche della vita, su come funzionano gli eventi. Gli eventi non arrivano mai per caso, gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, e quindi gli eventi ci portano a sperimentare certe emozioni, forse di crollo, di tristezza. Abbiamo avuto un crollo fisico, un crollo psicofisico. Ci ha portato a riflettere sulla vita e su questioni molto importanti della vita. Probabilmente il crollo è un po' come la torre, no? Arrivano questi eventi per distruggere ciò che non è più sostenibile dall'anima, vecchie credenze soprattutto, vecchi modi di credere, vecchi modi di fare, vecchi modi di pensare la vita. E questo ha generato della riflessione, o può generare molta riflessione profonda. Chiudere gli occhi che guardano fuori, aprire gli occhi che guardano dentro. Questo vuole la torre, il crollo. Ci sarà un chiarimento, mi dicono, o delle cose che si sbloccano in merito a una situazione difficile che puoi aver vissuto, che stai vivendo. Magia. La magia, accade qualcosa di magico in seguito a la magia anche di un chiarimento, qualcosa che si scioglie in seguito a una situazione molto difficile che abbiamo potuto vivere o stiamo vivendo. E quindi il messaggio che ti doveva proprio arrivare è che da una situazione nefasta può nascere qualcosa di meraviglioso. Dipende come ci approcciamo agli eventi, no? E questo ve lo insegno sempre. Gli eventi non arrivano mai per farci soffrire, come il dolore non arriva mai per farci soffrire, ma per farci espandere. E allora qua mi sta dicendo che è un messaggio che ti deve arrivare in questo momento, che ti porta molto conforto, ti solleva da una situazione dove magari alcuni di voi stanno sentendo molta rigidità su questo, vi state facendo domande, ma perché, ma per come. La magia arriva quando le domande finiscono, cioè quando ti dai alla fede in questo evento, in questi eventi. Arriva una magia, qualcosa di inaspettato. Vediamo che cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ci mettiamo questi. Acquario. Magari sono coinvolte altre persone qui, sicuro. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Cosa ti vogliono dire gli spiriti? Eccola, sono cadute due, prendiamole. Il matto è un nuovo inizio, completamente nuovo, completamente nuovo. È un salto di fede, la fede. Quando crollano le certezze, crolla tutto, ricordi di avere la fede. Quando ogni credenza finisce, inizia la fede.
La fede iniziano quando tutte le credenze finiscono. Il matto è anche la tua carta, no? Insieme alla stella. È un nuovo inizio, qualcosa di nuovo che ti spinge ad avere fede, entusiasmo per qualcosa di nuovo. Cavaliere di denari, probabilmente legato alla vita pratica o al lavoro, qualcosa di nuovo all'interno del contesto pratico, attività lavorative, un salto di fede nel costruire qualcosa. Cos'altro? Qua abbiamo una stabilità che viene raggiunta, ragazze e miei ragazzi, c'è il re di denari. Qua viene raggiunta stabilità per qualcosa di nuovo che non si poteva avere se non crollava qualcos'altro. Il re di denari mi parla di una persona affidabile, di una figura affidabile o del lavoro ben svolto, una persona di cui ci si può fidare, che dà struttura, che dà stabilità. Sì, potete aver avuto delle discussioni con un datore di lavoro o una persona, un re di denari, qualcuno che una persona autorevole, 5 di bastoni con questo crollo sotto al crollo, no? Discussioni con questa persona, oppure incapacità di avere la stessa visione, ma il 5 di bastoni, come insegno sempre, non è una carta negativa, è una carta che fa attivare il fuoco dentro di te, il fuoco della realizzazione, della Kundalini, e quindi potete aver avuto delle divergenze o delle discussioni con qualcuno e questo ha portato un crollo di vecchi modi di operare, di fare, sì, che ha generato della riflessione. Ma qua arriva assolutamente, c'è un cavaliere di coppe, tutto si risolve. Allora, se avete avuto delle discussioni con qualcuno inerenti al piano pratico, al piano lavorativo o al piano relazionale, tutto si risolve, ma quello che doveva crollare era necessario per avviare una relazione di qualsiasi ambito più armoniosa, funzionale a questa stabilità al centro stesa. Ok? Che cos'altro ci raccontano? La giustizia, quando arriva la giustizia divina, allora avrai giustizia nel lavoro, riceverai ciò che meriti, perché quello che è accaduto era funzionale a ciò che doveva accadere. La giustizia divina entra in gioco in questa fede, ti chiedono di avere la fede, di parlare con fede, di parlare con fede. E soprattutto entra in gioco la giustizia divina su ciò che riguarda le questioni pratiche di vita, ti viene dato ciò che è stato tolto, ti viene dato però nella giusta maniera. Se hai ricevuto ingiustizie sul piano pratico, vieni ricompensato, tutto si riallinea. Appunto, 8 di bastoni, ciò che andava lento inizia ad andare veloce, comunicazioni, viaggi, spostamenti, l'energia si sblocca. Mi stanno cadendo 100 carte da sole, piano piano, vogliono parlare tutte. Allora, ancora, che cosa mi raccontate? È possibile che dopo una discussione ci si è ritirati in se stessi o un'altra persona non si apriva, è possibile che avete avuto un po' di remore ad aprirvi di nuovo, remore a parlare, c'è un po' di contenimento, no? Però ciò che sta arrivando, lo sblocco di queste energie, porta a solide fondamenta. Mi spiego? Qua c'è la forza di recuperare dei rapporti. Allora, io qua ti vedo fortissimo, fortissimo per una sensazione, avendo recuperato terreno rispetto a una discussione che hai potuto avere o puoi avere con qualcuno. La forza mi parla del coraggio di non darsi per vinti e di darsi e di avere quando serve la forza, quando dobbiamo andare oltre noi stessi. E ti vedo splendente, così come questa carta, anche se sei uomo, eh? Sì, il coraggio di riallineare tutto con la tua visione, con la grande visione. Tu sei una visionaria, visionario, no? C'è lei che guarda fuori la finestra. Il coraggio di allearsi ai propri istinti più profondi e guardare lontano. Questo fa riallineare i rapporti e portare la stabilità che sta al centro stesa. Non smettere di essere motivati dall'amore. Cos'altro? 7 di coppe, 2 di coppe,
Wow, wow, wow. E il 10 di coppe. Allora, dopo un momento di confusione o di non saper cosa fare, quali opportunità cogliere, eccetera, io vedo che qua arriva una partnership, può essere nel lavoro o può essere relazionale, poi ognuna di voi l'adatta. Qua arriva una condivisione che porta tantissima gioia. Questa è la magia di cui stavano parlando. Il chiarimento dopo un crollo si è riflettuto. Qua arriva la condivisione con qualcuno, una condivisione perfetta, un amore, una perfetta corrispondenza animica, sentimentale. Il 10 di coppe mi parla di un grande entusiasmo, di tanta felicità raggiunta, della gioia condivisa con questa persona, perché si ristabiliscono dei rapporti, ricordiamo il chiarimento. Nonostante un po' di sensazioni di cosa faccio, cosa non faccio, qua si ristabilisce una grande sintonia in merito a una discussione che c'è stato, un confrontarsi su certe dinamiche necessarie. Che cos'altro? La ruota della fortuna. La fortuna è dalla tua parte perché è un po' come la magia, no? La fortuna è dalla tua parte, eventi sincronici, sincronicità, il destino gira dalla tua parte. Occasioni che sembravano impossibili, arrivano per te dandoti un successo straordinario. 6 di bastoni. La fortuna gira dalla tua parte portandoti riconoscimenti e visibilità. Può essere una visibilità sul piano, magari lavori con i social, lavori online o lavori in un team, in un gruppo. Allora c'erano stati problemi sul lavoro, questioni pratiche, ti porta successo e riconoscimento e visibilità. Il successo è dalla tua parte perché gli eventi, grazie alla giustizia che c'è, ti portano ciò che meriti. 6 di coppe. Mi parlano anche sia sul piano pratico, lavorativo che nella sfera relazionale. Nella sfera relazionale c'è una condivisione, un amore che porta tanta gioia, il riconoscimento del tuo talento, perché tu riesci a portare i tuoi istinti più profondi, a cooperare con i tuoi istinti più profondi, anche se hai potuto avere rabbia, frustrazione, sai quella frizione. A farti valere, a far valere le tue posizioni in base a quello che senti, no? Il 2 di spade mi parla qua che effettivamente potresti... Allora, è come se tu sai già che scelta devi fare, però stai un po' tergiversando o puoi aver tergiversato, no? Però tu nel tuo cuore sai qual è la scelta in merito a quello che ti ho raccontato. Allora, è necessario cambiare prospettiva per fare una scelta. L'appeso. Io ti dico che ciò che poteva andare lento, che stava andando lento, per cui tu ti sei fidata o ti sei fidato, si sblocca. Probabilmente dopo un crollo c'è stato un momento di attesa, che è la riflessione, che ha portato a cambiare prospettiva. Allora le carte ti dicono non solo quello che è già accaduto, ma anche come continuare a perseguire per raggiungere questo obiettivo qui che è già in arrivo per te. Cambiare prospettiva rispetto agli eventi. Gli eventi non accadono perché hanno delle cause, gli eventi accadono perché hanno un fine. E il fine di ogni evento è la libertà e l'amore, che sono sinonimi, possiamo dire. Ancora. 8 di coppe, qua ci sarà o c'è stato un allontanamento emotivo da qualcuno, un distacco energetico, qualcosa che ha dato, non è stato facile, però ci si è allontanati da una zona comfort, in merito a un crollo che c'è stato, a quello che ti ho detto prima, 5 di spade, hai potuto avere un po' la mente che ti arrovellava, mal di testa, circostanze di questa natura. Io ti dico che quello che è accaduto ti sta portando ad avere maggiore stabilità. Qua abbiamo un re e una regina di denari, cioè vuol dire stabilità dentro e fuori di te. Quello che è accaduto ti ha riportato al tuo posto, al tuo potere, alla tua, al tuo saperti nutrire senza necessità dell'altro, al tempo stesso, nella misura in cui tu ti sai nutrire te stessa o te stesso, riesci a nutrire anche la tua famiglia, gli altri, nella misura in cui tu ti sai dare valore. Questa è la regina di denari. Ora, può essere accaduto questo sul piano lavorativo, sul piano sentimentale, ma anche nel piano sentimentale, siccome abbiamo questo amore dove tu esci vittoriosa da questo,
c'è in arrivo l'amore per te o il chiarimento con qualcuno dove si ristabiliscono i ruoli, dove ci si intende, si ha la forza di guardare le proprie debolezze, le proprie fragilità, senza sottomettersi all'altro, ma avere una perfetta complementarietà, come ci insegna il 2 di coppe. Va bene? Sì. Ok, adesso in merito a questo sull'amore, se parliamo d'amore o parlando anche d'amore, utilizziamo i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice questa persona, le parole dell'amore attraverso questa persona, dove abbiamo visto che c'è questo 2 di coppe con il 10 di coppe. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Qua alcuni di voi c'è una persona che sta aspettando da parte tua un feedback o l'amore aspetta un sì da parte tua. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Per capire mi sono distrutto e qua abbiamo la torre. Ti ho detto che qua coinvolgeva anche qualcun altro, no? E può essere sulla sfera emotiva, relazionale, anche emotiva lavorativa. Per capire mi sono distrutto. Anche tu per capire ti sei distrutto, distrutto. Hai distrutto cosa? Un vecchio modo di fare, delle vecchie circostanze, non vecchie circostanze, un vecchio modo di fare. Qua si è distrutto un vecchio modo di fare o di relazionarsi all'altro, che ha portato, generato, che genererà questo 2 di coppe e il 10 di coppe. Sono sempre accanto a te. Qua mi parla chiaramente di qualcuno che può essere distante da te, ma che è sempre accanto a te e sta aspettando un tuo sì per il chiarimento, o è l'amore stesso, Ma qua stiamo facendo proprio letture atemporali. In questo momento ti serve sapere che qualcuno con il quale hai litigato, ci sono state discussioni, aspetta un sì da te. Tu sai qual è la risposta, perché lo stai pensando, lo sai già col 2 di spade. Cambiare prospettiva rispetto agli eventi. Certo è che questa relazione ti ha portato a lasciare una zona comfort, cioè un vecchio modo di amare, che è soprattutto il vecchio modo di amare è legato soprattutto alla versione di controllare gli eventi, controllare le persone e meno affidarsi agli eventi, no? E quindi abbiamo questo cavaliere di coppe qui che è un po' sospeso nella misura in cui poi tu prendi il coraggio di guardare le tue emozioni e vai incontro a quello di cui abbiamo parlato. Un'altra carta da parte di questa persona: se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Questa persona ha proprio una grande passione per te, è come se volesse fare un gesto limite, una grande passione per te. Sì, vediamo cosa ti dicono adesso questi altri oracoli. Se hanno un messaggio o un consiglio. Hanno un consiglio: sii sincera con te stessa o con te stesso, numero 17, corrispondente anche alla tua carta, la stella, no? Ecco, sii sincera con te stessa, di la verità a te stessa, nel profondo, senza il controllo della mente. L'appeso mi parla di una carta che ti dice cambia prospettiva, ma qual è la prospettiva che hai usato che bisogna cambiare? Il controllo sulle persone e sugli eventi. Allora ti danno questo consiglio: sii sincera con te stessa o con te stesso. Qual è l'altra? Vediamo cos'altro hanno da dirci questi altri oracoli. Gratitudine. Esprimi gratitudine per la vita, per quello che accade, anche per gli eventi più difficili, perché la gratitudine, qua c'è una donna incinta, no? Porta allo sviluppo di qualcosa di meraviglioso, qualcosa nasce dalla gratitudine, quindi ti dicono che già stanno arrivando degli eventi che ti portano grande successo e riconoscimento, anche il riconoscimento del tuo valore stesso, no? Nonostante
situazioni confuse che puoi aver vissuto o stai vivendo, allora riconoscerai che ogni cosa che accade ha un fine, non una causa, e questo ti genererà molta gratitudine. Ti dicono di stare già nella gratitudine adesso, ok? Vediamo un po' queste carte cosa ci raccontano, questi altri degli angeli. Eccola. Potere spirituale. Apertura alla comunicazione con le entità guida, processo spirituale, studio esoterico delle scienze occulte. Alcuni di voi fanno degli studi esoterici, molti di voi fanno il percorso sciamanico insieme a me. Sotto l'info box trovate l'inizio della pratica dei 21 giorni profetica per chi ancora non lo facesse. Quindi ti stanno dicendo che hai un grandissimo potere spirituale. Il potere spirituale è l'apertura del settimo chakra, che diventa, la Kundalini quando sale al settimo diventa puro potere spirituale. E che cos'è il puro potere spirituale? La tua volontà è perfettamente allineata con la volontà cosmica, non c'è bisogno nemmeno di chiedere quello che ti serve, che già ce l'hai, ti arriva. Quindi grande intuito hai, riceverai aiuti e ispirazione celeste, comprenderai i tuoi errori, benessere ritrovato. Qua l'errore non è tanto, l'errore non esiste, più che altro scegliere di smettere di avere il controllo sugli eventi e vedere gli eventi per quello che sono gli dei, e allearsi ad essi. Quindi ti stanno dando un potere spirituale fortissimo, l'angelo Nanael, l'angelo Ariel, potere spirituale fortissimo per realizzare questo successo e questa magia. Bellissimo. Vediamo cosa ti dice quest'altro oracolo. Avrai una rivelazione che ha a che fare con questo chiarimento, con questa magia. Ci sarà una rivelazione, qualcosa di inaspettato. Dopo situazioni un po' di conflitto, di tensione, questo crollo, ci sarà qualcosa di inaspettato che ti porta ad avere riconoscimento pubblico, una vittoria, la rivelazione, mi dicono, va bene? Dovevi proprio sentire questa lettura adesso, lo sento. Vediamo qual è l'ultimo messaggio degli angeli con queste altre carte. Un messaggio, un consiglio, una guida. Cammina con audacia verso un futuro dorato e mi riconferma i riconoscimenti questi. Dice vai, lanciati, questa fede qui, cammina con audacia verso un futuro dorato. Confida nel Signore con tutto il cuore, in tutto quel che fai, pensa a Lui ed Egli ti indicherà la strada. Abbi la fede di cui parlava la prima carta in questo nuovo cammino, perché ti stanno portando ad avere un futuro dorato, pieno di riconoscimenti e successo. Avrai presto questa rivelazione, proverai tanta gratitudine, un grande potere spirituale che è quello che aiuta anche e supporta gli altri. Avevamo anche la regina di denari. E quindi è un bellissimo messaggio per te, so che ti doveva arrivare perché l'ho sentito forte. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!